Buongiorno e benvenuti a questa seconda puntata. Allora, la volta scorsa avevamo definito che cos'è l'Industrial IoT, oggi invece facciamo un passo avanti e proviamo a chiederci quali sono le caratteristiche che devo considerare quando faccio una vendor selection di una soluzione Industrial IoT sul mercato. Cos'è importante? Allora, diciamo che sia che io sia un end user, quindi un'azienda, una fabbrica che produce qualcosa utilizzando dei macchinari, sia che io sia un machine builder, quello che in gergo viene chiamato OEM, è necessario per districarsi nella giungla dell'Industrial IoT, avere ben chiaro quali sono le tre caratteristiche fondamentali per selezionare una piattaforma Industrial IoT. Scalabilità, configurabilità e libertà. Magari aggiungiamone una bonus, sicurezza. Allora, vediamole tutte. Scalabilità. Ovviamente ci troviamo di fronte a un mondo in cui i macchinari sono molto diversi tra loro, c'è molta eterogeneità. Questo è vero sia che io sia un end user, quindi pensiamo a un produttore di qualunque cosa, da quando arriva la materia prima alla parte di packaging e di intralogistica, c'è una grande diversità di tutti i macchinari che compongono le linee produttive, e ovviamente potrei avere macchinari che hanno età diverse, di costruttori diversi, eccetera. Questo è vero anche se sono un machine builder, perché ovviamente costruirò macchine differenti, di famiglie diverse, ogni macchina è personalizzata per l'esigenza dell'end user specifico. Penso ad esempio ad alcuni nostri clienti che sono dei grandi gruppi che poi si sono ingranditi per acquisizioni e quindi si trovano all'interno del gruppo ad avere tante famiglie di macchine diverse tra loro. E ovviamente potrei avere macchinari che hanno età diverse, di costruttori diversi. Quindi è importante che il software IoT mi consenta, tramite le tecniche di modellazione, di essere facilmente adattabile a questo parco macchine eterogeneo. Devo poterlo fare in maniera semplice, quindi senza perdere troppo tempo, in pochi minuti, ore al massimo devo poter connettere un nuovo macchinario, e devo poterlo fare in autonomia, senza tutte le volte andare a chiedere al vendor della soluzione di farlo per me o comunque di estendere il software per poterlo fare. Il secondo elemento è la configurabilità. Ovviamente le soluzioni Industrial IoT di oggi sono modulari. Io devo poter avere a disposizione i moduli che mi servono quando mi servono. Non è detto che su tutte le macchine voglio implementare la manutenzione predittiva o l'analisi di efficienza. In più, configurabilità vuol dire anche configurabilità da un punto di vista estetico. Soprattutto se sono un machine builder, la mia brand identity deve essere trasferita all'interno dell'applicazione Industrial IoT, perché sarà per me un elemento di distintività rispetto alla concorrenza. Ovviamente, come per la scalabilità, la soluzione che scelgo mi deve consentire in modo semplice e in modo tutto sommato abbastanza immediato, anche senza competenze di coding, di essere configurabile dalle persone che lavorano all'interno della mia azienda. E il terzo elemento è la libertà. Allora, libertà di cosa? Beh, prima di tutto di poter mettere i dati dove voglio. Quindi diciamo il layer platform della soluzione Industrial IoT deve poter comunicare con il mio tenant cloud, quindi in soldoni la sottoscrizione dell'abbonamento della piattaforma cloud, ad esempio Azure di Microsoft, deve poter essere intestata direttamente alla mia azienda, no? In modo tale che i dati delle macchine risiedano in un posto che è sotto il mio diretto controllo. Questo mi evita anche il vendor lock-in, perché un domani, se voglio cambiare piattaforma o soluzione, comunque i dati saranno al sicuro e saranno in un formato interpretabile e standard. La seconda definizione che io do di libertà è la libertà di poter estendere la piattaforma. Quindi vuol dire che tramite meccanismi come l'API, Application Programming Interface, posso esportare tutte le informazioni e tutti i dati che la piattaforma Industrial IoT elabora in un software di terze parti, ad esempio in una nuova applicazione che mi voglio sviluppare. E poi abbiamo detto la caratteristica bonus, la sicurezza. Beh, ovviamente non c'è molto da spiegare, oggi la cyber security deve essere considerata a tutti i livelli, diciamo, delle nostre organizzazioni, quindi a maggior ragione un macchinario, un impianto collegato potenzialmente a internet non fa eccezione. Quindi scegliete piattaforme che sono state validate, certificate, e scegliete fornitori che ovviamente sono a loro volta stati certificati, diciamo, secondo le norme di cyber security vigenti come azienda. Chiudo con un pensiero. Spesso agli eventi o alle fiere si sente dire la parola le tecnologie sono tutte uguali, importa quello che ci fai. Beh, non sono completamente d'accordo. È vero che importa quello che ci fai ed è vero che l'approccio strategico dell'azienda non può essere technology oriented, però le tecnologie non sono tutte uguali.
e ovviamente questo vale anche per le tecnologie Industrial IoT. Quindi scegliete con cura. Grazie, alla prossima!